Nella realizzazione di modelli architettonici è possibile utilizzare macchine da taglio a controllo numerico, ma per la buona riuscita del modello in termini tecnici e comunicativi è importante conoscerne le diverse potenzialità e caratteristiche. In questo video scopriremo il loro funzionamento per scegliere quella più adatta alle nostre esigenze da modellisti. Le attrezzature a controllo numerico sono macchine utensili gestite da computer che, partendo da disegni B e tridimensionali, sono in grado di realizzare tagli, incisioni o oggetti tridimensionali. In questa lezione ci occuperemo solo di macchine per il taglio e l'incisione, il plotter da taglio laser e il plotter da taglio a lama e il plotter da taglio con filo a caldo. Il plotter da taglio laser funziona con una sorgente di luce che viene concentrata sulla superficie del materiale da tagliare in maniera puntiforme tramite una lente. Il fascio di luce taglia la lastra bruciandola senza esercitare attrito sulla superficie del materiale. Questa tecnologia permette di realizzare anche incisioni, ma nei modelli architettonici l'uso dell'incisione per creare disegni superficiali è normalmente sconsigliato per la rappresentazione degli elementi di progetto, che prevedono anch'essi una rappresentazione tridimensionale. Il plotter da taglio a lama funziona come il taglio manuale tramite taglierino. A differenza del plotter laser, esegue quindi un taglio senza bruciature. La lama, esercitando un'azione meccanica di taglio sul materiale, può in alcuni casi creare degli strappi o lo spostamento di pezzi di piccole dimensioni. Il plotter da taglio con filo a caldo fonde il materiale plastico espanso tramite un filo riscaldato elettricamente e poiché il filo deve attraversare il materiale, la lastra da tagliare non può poggiare su un piano, ma deve essere posta in verticale. A differenza del plotter laser e del plotter a lama, nei quali il raggio laser può interrompersi e la lama alzarsi in fase di spostamento sul piano, il filo a caldo rimane teso attraverso la lastra e continua a tagliarla anche durante gli spostamenti fra le diverse parti da tagliare. Per questa ragione, volendo realizzare ad esempio la sagoma della lettera O, il filo per raggiungere la circonferenza interna taglia necessariamente la sagoma. Dopo aver analizzato il funzionamento di queste macchine, possiamo ora fare qualche riflessione sul loro utilizzo. Nella realizzazione di modelli architettonici molto spesso si usano cartoni e cartoncini sottili. Entrambi questi materiali possono essere tagliati sia con il plotter laser che con il plotter a lama. Per scegliere quale attrezzatura sia meglio utilizzare per il taglio è fondamentale tenere presente che il plotter laser lascerà una bruciatura sullo spessore del materiale tagliato, mentre il plotter a lama, agendo meccanicamente sul materiale, potrebbe strapparlo. La bruciatura laser è tanto più evidente quanto è maggiore lo spessore del cartone. Per questa ragione, per tagliare cartoni di spessore superiore a 1 mm e cartoncini di colori chiari, specialmente bianchi, è meglio utilizzare il plotter a lama. A causa dell'azione meccanica della lama, questo consiglio è valido fin tanto che gli elementi da tagliare non sono sottili. Per esempio, nel caso di una facciata in scala 1:200 tagliata su un cartone con pilastri di larghezza inferiore a 2 mm, potrebbe essere preferibile l'utilizzo del laser per evitare la rottura dei pilastri. Oppure, se si sceglie di utilizzare il plotter a lama, è consigliabile avere l'accortezza di eliminare nel file di disegno le linee di base dei pilastri in modo da tenerli legati al resto del cartone, evitando così che si sollevino nella fase di ritorno della lama. Se si sceglie invece per lo stesso modello il taglio laser, la facciata presenterà delle bruciature, oltre che sulle finestre e sui pilastri, anche sul contorno. Per evitare che le bruciature siano visibili anche sugli spigoli del modello, è preferibile nel file allungare la facciata di qualche millimetro e rifilarla poi manualmente con il taglierino prima dell'assemblaggio. Un'altra ragione per evitare l'utilizzo del plotter a lama nel caso di elementi sottili è l'overcutting. Molto spesso infatti la lama utilizzata dai plotter è simmetrica e con forma a V e, affondando nel materiale, crea nella parte superiore della lastra un eccesso di taglio, oltre il segmento disegnato. Gli elementi sottili tendono quindi ad essere quasi completamente tagliati. Per realizzare delle griglie o dei serramenti sottili si suggerisce di utilizzare il plotter laser e scegliere un cartoncino il più scuro possibile con una grammatura intorno ai 360 grammi su metro quadrato che mantenga un'adeguata rigidezza. Sempre con il laser è possibile tagliare cartoncini da 160 grammi, normalmente usati come elementi di rivestimento. In questi spessori, scegliendo opportunamente i parametri di taglio, è possibile minimizzare la bruciatura anche nei cartoncini di colore chiaro. I plotter laser che tagliano cartoni e cartoncini sono in grado di tagliare e incidere anche lastre plastiche rigide di diversi spessori in base alla potenza della macchina. Al momento dell'acquisto è fondamentale accertarsi che il materiale scelto sia laserabile, come ad esempio i metacrillati. Questo non solo per garantire precisione e pulizia di taglio, ma anche per evitare di generare fumi tossici in fase di lavorazione. Le lastre plastiche flessibili generalmente non sono laserabili perché si sciolgono con il calore.
Per tagliare e incidere plastiche tipo polipropilene e acetati vi suggeriamo quindi l'utilizzo di un plotter a lama. Vediamo poi ora una delle possibili applicazioni del plotter a filo a caldo nella realizzazione di modelli architettonici. Questa macchina può tagliare lastre di materiale plastiche espanse o estruse come il polistirolo e il polistirene per realizzare volumi che hanno come base la forma disegnata al CAD e come altezza lo spessore della lastra scelta. Tali pezzi possono essere utilizzati per realizzare i volumi degli edifici di contesto che non necessitano del grado di dettaglio delle architetture di progetto.